Nuovo capo all'uncinetto della vostra Momis. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima canotta a punto granny all'uncinetto in maniera davvero super facile e veloce a prova di principiante. Ho impiegato all'incirca per una taglia M 150 grammi di filato che ho lavorato con l'uncinetto 3,5. Anche per questo progetto vi consiglio di utilizzare tutti gli avanzi che avete a disposizione perché il progetto si presta benissimo all'utilizzo di avanzi e all'utilizzo di tante colorazioni di filato proprio come ho fatto io. Spero vi piaccia, spero proverete a replicarlo, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. A questo punto vi lascio direttamente al tutorial, sigla! Faccio un anello magico avvolgendo il filo in questo modo. Prendo il filo di lavorazione al solito e blocco intanto con una catenella. Sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi, casomai aggiungete 2 catenelle per un totale di 3. Sempre all'interno dell'anello aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Stavolta farò 3 catenelle di separazione e un altro gruppo di 3 punti alti. Ripeterò questo lavoro insieme alle catenelle di separazione per altre 2 volte per un totale di 4 gruppi di punti alti e per un totale di 4 archetti costituiti da 3 catenelle. Terminato quasi il giro dobbiamo avere sempre le ultime 3 catenelle. Possiamo chiudere l'anello magico tirando la coda dietro e lavorando un punto bassissimo nel primo punto alto o nella terza catenella. Mi sposto nelle catenelle di separazione con dei punti bassissimi, primo, secondo e terzo nell'arco. Prendo la coda dietro e inizio a bloccarla. Catenella, secondo giro. Entro nello spazio e vado a fare il primo punto alto insieme ad altri 2 punti alti per un totale di 3. Tre catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello stesso angolo, nonché il primissimo. Prima di andare a lavorare il secondo angolo con lo stesso procedimento, vado a lavorare una catenella di separazione, poi prendo il filo e nel secondo angolo ripeto 3 punti alti, tre catenelle di separazione e altri 3 punti alti. Fatto anche il secondo angolo, mi raccomando, facciamo la catenella prima di andare a lavorare il terzo angolo, sempre ripetendo lo stesso lavoro, ed il quarto. Lavorati tutti e 4 gli angoli, mi raccomando, prima di andare a chiudere il secondo giro andiamo a fare la catenella di separazione, poi andiamo nel primo punto alto e facciamo un punto bassissimo. Anche in questo caso ripeto quello che ho fatto prima. Un punto bassissimo nei prossimi 2 punti alti e anche nelle 3 catenelle di separazione. Inizieremo sempre così ogni giro. Catenella, terzo giro. Quindi sono all'angolo, vado a fare direttamente il primo punto alto e poi gli altri 2. Il primo, il secondo ed il terzo. Ovviamente le 3 catenelle di separazione perché siamo nel primo angolo, più altri 3 punti alti. Prima di andare a lavorare il secondo angolo dobbiamo lavorare questo spazietto dove c'è la catenella che separa un gruppo dall'altro. Prendiamo il filo e facciamo un gruppo di 3 punti alti. E di nuovo catenella di separazione e andiamo a lavorare l'angolo. Ripetiamo 3 punti alti, 3 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso angolo. Catenella di separazione, mi raccomando, un gruppo di 3 punti alti nella catenella al di sotto, 1, 2, 3,
catenella di separazione, procederò in questo modo per gli altri due lati. Mi raccomando, al termine di questo terzo giro, catenella di separazione tra un gruppo e l'altro e poi possiamo andare a chiudere. Mi sposto nei prossimi due punti a punto bassissimo e nelle 3 catenelle di separazione. Catenella. Iniziamo il quarto giro. Inizio a lavorare il primo angolo andando a lavorare 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Mi raccomando, facciamo la catenella di separazione prima di lavorare il primo gruppo nel primo spazietto di una catenella. Fatto il primo, mi raccomando, catenella di separazione, io ve lo sottolineo perché potreste sbagliare, soprattutto le principianti. 1, 2 e 3. E mi raccomando, anche qui catenella di separazione. Sono al secondo angolo, ripeto l'aumento e credo che ormai lo schema sia abbastanza chiaro. Si procede per gli altri 3 lati eseguendo sempre lo stesso procedimento. Nel giro successivo, nel quinto, lavorerai 1, 2, 3 spazietti, ogni gruppo separato da una catenella e di giro in giro ti ritroverai sempre uno spazietto in più da andare a lavorare. Per questo progetto non è tanto importante fare lo stesso numero di giri che farò io per la mia taglia, perché sicuramente starai utilizzando un filato diverso dal mio. Per esempio il mio è più sottile e quindi per arrivare a tot centimetri farò molti più giri, ma è molto importante seguire le misure in centimetri. Io arriverò a 35 centimetri per 35, che corrispondono più o meno alla distanza che c'è tra un seno e l'altro. Ho terminato il mio pannello quadrato facendo i 18 giri totali, ma adesso continuiamo il nostro lavoro per dar forma alla nostra canotta. Ho suddiviso il mio pannello in due e ho messo il marcapunti nella catenella di separazione. Ho 9 gruppi di 3 da una parte, lo stesso dall'altra parte. Nelle 3 catenelle di separazione dell'angolo vado a fare il primo punto alto, una catenella, prendo il filo e passo direttamente al primo spazio. Qui vado a lavorare il primo gruppo di 3. Catenella, spazio successivo, un altro gruppo di 3 e continuo in questo modo finché non arrivo quasi al marcapunti. Lavorato l'ultimo faccio una catenella e nello spazio che avevo marcato con il marker vado a lavorare un solo punto alto. Faccio una catenella e sono pronta per la seconda riga. Giro il mio lavoro e procedo. Nel primo punto vado a lavorare sempre un punto alto. Catenella di separazione, salto ovviamente questo spazio, vado nello spazio successivo e lavoro il primo gruppo di 3. Catenella di separazione e continuo per questa seconda riga finché non arrivo al termine. Catenella, salto l'ultimo spazio, vado direttamente nel punto alto, l'ultimo, e faccio un punto alto. Catenella, giro il mio lavoro e per altre 6 righe ripeterò questo lavoro finché non mi ritroverò soltanto un gruppo di 3 punti alti. Proprio così, sono già all'8ª riga, punto alto, catenella, un gruppo di 3 al centro dei 2 al di sotto, concludo con catenella e ultimo punto alto nell'ultimo punto alto. Faccio una catenella, adesso continuiamo. Vi do le misure del mio triangolino della mia prima coppa. Siamo a 9 cm. Realizziamo la prima bretellina, semplicemente appunto granny. Giriamo il nostro lavoro, dove c'è il punto alto, lavoriamo il punto alto. Facciamo sempre la catenella di separazione e il gruppo di 3 lo facciamo nel secondo dei 3 al di sotto. Catenella di separazione e concludo la riga
con un punto alto nell'ultimo punto. Catenella, giro il mio lavoro e procedo in questo modo per altre 5 righe per un totale di 7 con le prime 2 fatte insieme. Ho terminato la prima bretellina. 7 righe nel mio caso equivalgono a 8 cm. Posso fare una catenella di sicurezza che ho già fatto e staccare un po' di filo. Ne possiamo lasciare anche di più, in questo modo poi andiamo a cucire. Posso lasciare il mio lavoro sul dritto, ci agganciamo nuovamente nello spazio di una catenella dove abbiamo terminato la riga, iniziamo con un punto alto e procediamo con lo stesso lavoro anche dall'altra parte, realizzando così l'altro triangolo con bretella. Io lo faccio in un secondo momento perché voglio mostrarvi come allargare la zona del sottoseno, girovita, girofianchi. Io sono a 36 cm, voglio arrivare almeno a 42 cm, che sommate agli altri 42 dell'altro pannello sono 84 cm totali, che sarebbe la circonferenza del mio seno, ed è questa la misura che prendo in considerazione per questo progetto. Per arrivare ai 42 cm cosa farò? Andrò a lavorare 2 righe a punto granny a pannello da una parte su un lato e poi ripeterò lo stesso lavoro dall'altra parte. Faccio un cappio e mi aggancio direttamente nell'angolo, nelle 3 catenelle di separazione. Qui farò un punto alto. Sempre nello stesso punto vado a lavorare un secondo punto alto. Poi faccio una catenella di separazione, passo al gruppo successivo e lavoro un gruppo di 3. Catenella di separazione, mi raccomando, e continuo lavorando un gruppo di 3 in ciascun spazio che ho al di sotto, fino al quarto giro del mio pannello quadrato. Una catenella di separazione, vado direttamente nel punto segnato con il marker. Vado a lavorare 2 punti alti. Termino la riga allo stesso modo di come l'ho iniziata. Mentre durante la seconda riga andrò a fare un solo punto alto, catenella, giro il mio lavoro. Nel primo punto alto faccio un punto alto, catenella e vado a lavorare direttamente nel primo spazio. Faccio il primo gruppo di 3. Catenella, spazio successivo, secondo gruppo di 3 punti alti e procedo in questo modo fino a terminare anche questa seconda riga. Ultimo gruppo di 3 punti alti nell'ultimo spazio, proprio come ho fatto all'inizio che ho lavorato il primo. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare un solo punto alto. Catenella, e se per esempio voi non avete raggiunto i centimetri che vi occorrono per la vostra taglia e dovete fare qualche riga in più, basterà ripetere durante la terza riga la prima riga, per la quarta riga ripeterai la seconda riga. Io mi fermo qui. Una volta terminato il primo pannello dobbiamo realizzare un secondo pannello che sarà poi la parte dietro. Come ho fatto io in questo caso, ovviamente ho invertito i colori perché a me piace così, è un gusto mio personale. Possiamo andarli a cucire direttamente col filo agganciato come voglio fare io in questo momento. Metto 2 pannelli dritto contro dritto e vado a fare una semplicissima cucitura a punto basso come faccio di solito. Quindi giro il mio lavoro, entro nel primo punto alto e nel secondo punto alto, mi lavoro anche la coda fin da subito e vado a fare un punto basso. Poi entro nel primo punto alto del primo gruppo, lo stesso dall'altra parte, faccio un punto basso. Le catenelle di separazione non le lavoro, lavoro soltanto i punti alti. E continuo in questo modo per tutta la riga finché non lavoro l'ultimo punto basso sia nell'ultimo punto alto che nell'altro, e ho terminato così la mia cucitura.
posso fare una catenella di sicurezza e staccare un po' di filo che vado a nascondere tra i punti esattamente in questo modo. Mi raccomando, blocchiamoli per bene. Visto che io lavoro sul rovescio, vado ad unire anche le due bretelline, quindi entro sempre nel primo punto, stessa tecnica, un punto basso, un punto basso, mi lavoro anche le code dietro, poi vado a lavorare l'ultimo punto basso, 1 e 2, faccio una catenella di sicurezza, stacco anche qui il filo, nascondo tutto per bene, mi raccomando, e questo poi sarà il risultato sul dritto della cucitura, non si vede assolutamente nulla. E voilà, questo è il risultato. Questa è la cucitura sul lato, non si vede, sembra un'unica lavorazione. E in ultimo cosa ho fatto? Un giro di rifinitura a punto granny, un passaggio che non vi ho mostrato perché me l'ho mostrato spesso e comunque bisogna andare a lavorare gruppi di 3 punti alti in ciascun spazio. Questa canotta è molto bella, l'ho indossata ed è una favola, una meraviglia. Vorrei abbinarci qualche accessorio, visto che mi è avanzato del cotone, non saprei cosa realizzare, vediamo un attimino. Mi piacerebbe abbinarci un accessorio, insomma. Sono a 51 cm, 40 cm, ma non sono 40, infatti non sono del tutto 40. Il lavoro comunque andrebbe lavato e bloccato per bene. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la canottiera appunto granny vi sia piaciuta e spero che proverete a replicarla. Non vedo l'ora che mi tagghiate in tutti i vostri post e storie di Instagram, perché non voglio essere presuntuosa, ma sono quasi certa che la realizzerete anche in diverse colorazioni. Sono molto curiosa, attendo le vostre creazioni. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, sei passato qui per caso, mi raccomando iscriviti, attiva la campanellina per non perderti i prossimi video tutorial e mi raccomando seguimi anche sui social. A questo punto ti do l'appuntamento al prossimo tutorial, un bacino a tutti!